Allora, buongiorno e benvenuti su The River Lab. Sempre per la serie, quando mi capita uno strumentino bellino ve lo faccio vedere. Oggi vi volevo far vedere questo. Vedete? Non è una bacchetta per mangiare il sushi, non sono bacchette per mangiare il sushi, ma è un ponte LCR veramente tascabile. Ma non è il solito Twizzer o Twizzy come si chiama, ma questa è la versione 2. Che c'ha di diverso la versione 2? Ve lo faccio vedere, state lì. La versione 2 ha la possibilità di montarci le pinze Kelvin. Si tolgono queste, dopo ve lo faccio vedere, e si mettono le pinze Kelvin. Praticamente abbiamo un ponte LCR da poter usare sia con le due dita, perché torna benissimo per gli SMD, ma anche per resistenze, per altre cose che ci si lavora in quella maniera con una mano sola. E se no uno ci mette le pinze Kelvin e diventa un vero ponte LCR. Ovviamente la funzione ponte LCR la fa anche semplicemente con chiamiamole le bacchettine. Sicché continuate a vedere questo video, guardiamolo insieme e vediamo se l'apparecchio merita. Allora, come vi dicevo, vi faccio vedere degli strumentini nuovi quando mi capitano sotto mano. E questo qui praticamente della Finirsi è l'evoluzione del Twizzer, è il Twizzer 2. Praticamente non solo fa da pinzetta, ma ha la possibilità di fare proprio da ponte LCR in maniera completa. Ora lo apriamo insieme, ve lo faccio vedere. Arriva in questa custodia qui, ovviamente nella scatola. Arriva, qui ci sono le istruzioni in inglese e in cinese. E questo è l'apparecchietto che ovviamente è già stato aperto. Era nel cellophane ovviamente. E qua per ora le mettiamo da parte. Ci sono i cavettini Kelvin come qualsiasi ponte LCR. Poi ci viene dato insieme un set di resistenze di precisione in maniera che uno lo può provare, il cavo USB di ricarica perché è ricaricabile e poi ci vengono date due punte di ricambio che sono fatte anche in maniera invece che dritte, diciamo, sono storte queste qui e possono far comodo. Poi c'è il famoso bug zoom, nel senso l'oggetto misterioso. Se ora lo trovo ve lo faccio vedere. A parte il cartellino della Finirsi, e poi c'è, eccolo qua, l'oggetto misterioso, che è questo, e che a vederlo è magnetico, è una cosina magnetica sembra, non so a che serve, anzi se qualcuno, credo che sia magnetica, proviamola subito. Non è magnetica, allora è leggermente, c'è questa, non so se è adesiva, che uno la può, sì, è una cosa adesiva questo qui, non lo so a che serve comunque. Diciamo che non mi interessa, se qualcuno scopre a che serve magari me lo dice, non so se va attaccato al prodotto, non lo so, comunque vabbè. È diciamo un quadratino metallico, tanto diciamo non ci interessa. Allora tolgo anche l'apparecchio, ci tolgo la plastichina così è a posto e poi l'accendo. Ovviamente, come al solito, vedete che abbiamo un sacco di riflessi. Spengo una luce e ritorno da voi. Ora si vede più scuro, ma c'è un pochino meno riflessi. Allora l'accendo, di qua si accende, e si va nel menu. Ve lo faccio vedere, lo tengo in mano perché ovviamente non si manovra bene. Ecco, l'ho messo in un punto che in qualche maniera si vede. Questi schermi lucidi non ci si capisce niente praticamente. Come vedete scorre, ora è scan,
poi si va in quest'altra funzione, questa c'è il disegno di una bilancia e la funzione di calibrazione. Poi questa funzione può fare da tester questo piccolo ponte fino a 30 volt. E poi questo qui è tutto il settaggio, che io di solito lo lascio com'è, sicché non parleremo di settaggio, non parleremo di calibrazione, vi faccio vedere solo come funziona. Io di solito vado al settaggio o alla calibrazione se proprio è necessario, non sto a smanettare negli strumenti quando arrivano nuovi, perché di solito dico, sono calibrati. E poi si riparte da LCR. Stavo girando praticamente questa rotellina qui, vedete? Questa rotellina qui uno la sposta da una parte o la sposta da quell'altra, sentite il beep, poi se la premo si entra in quella funzione lì. Allora, se io scorro nel menu, per esempio, se andiamo nella funzione voltaggio, se io lo premo leggermente, ora lui segna come il voltmetro. Come vedete c'è già una tacca, è arrivato, non è ancora caricato, c'è già una tacca scarica, diciamo. Allargo un attimino. Un'altra cosa bellina è che, siccome è fatto per la mano destra e per la mano sinistra, se io lo capovolgo, come vedete, lo vedete sempre dalla parte giusta, perché girandolo, come vedete, a un certo punto lui, zac, si capovolge, praticamente fa come il telefonino. Proviamo a misurare una pila da 3 volt e 6 e vediamo se la misura. È una funzione che lì per lì può fare comodo, giusto uno c'ha, prova una batteria o roba del genere, vediamo se la batteria la metto qui e questo è lo strumento. Ora ovviamente mi sto legando con la videocamera, comunque sposto la batteria, se io la vado a toccare, difficilissimo lavorare con questo oggettino qui in mano, la telecamera e tutto insieme. Eccola qua, io ho toccato la batteria, 3,7 volt, la batteria è abbastanza carica e può far comodo per piccole cose. Potrei farvi vedere, mettiamo allontanando che la vado a toccare, ma a quel punto lì non penso che non si veda più niente. Vediamo un po', vediamo se faccio cortocircuito e mestrino le dita. Ecco qua, 3,69. Praticamente da lontano non si vede niente, sì che dopo si farà le prove stando un attimino più vicino sul display. Per esempio, se io ho da vedere una batteria a bottone, torna comodo metterla fra le pinzette. Se vedete, ora vi avvicino, perché sennò qui non si vede niente. Ho praticamente il più sopra, me lo dice quella scritta lì con scritto più sopra. Se io giro la batteria, la metto, come vedete, ora il più è sotto e mi dice la polarità in quel verso lì. Comunque, specialmente per le batterie a bottone, per certe cose che magari uno trova in circuito, può far comodo. Ovviamente, quando si va a misurare degli SMD, ma anche degli altri componenti, alle volte con il tester bisogna usare 2 mani e così ci andiamo sopra e praticamente avvicinandoci i puntali torna comodo. Mettiamo la funzione ponte, premendo questo tasto qui si torna indietro e a un certo punto andiamo nel ponte LCR, una breve pressione sopra. Qui è in automatico, come ponte LCR vi riavvicino. Allora qui è in automatico, se lo spostiamo si va, qui misura solo le resistenze, vedete la R che si sposta, qui misura i condensatori ovviamente, è C, e qui misura le induttanze e si riparte da capo poi praticamente. Scorrendo ancora fa una funzione in più, dopo le induttanze appare D. Questa D qui è che misura i diodi praticamente. Allontano un po' per farvi vedere quello che succede. Se io prendo un diodo, andiamo a toccare un diodo, come vedete ci indica la posizione dell'anodo e del catodo. Ora se vedete qui è rivolto in giù e se giro il diodo ovviamente mi va a dire sempre la caduta di tensione
e il simbolo del diodo è girato al contrario perché ho girato ovviamente il diodo. Se lo rigiro, stessa cosa. Se abbiamo un diodo di caratteristiche diverse, ovviamente andrà a assegnare una caduta di tensione diversa. Prendiamo per esempio un diodo veloce. Se io vado a misurare un diodo veloce, mi segna una caduta di tensione più bassa, perché ovviamente è classica dei diodi veloci. E in questo caso, se vedete, è messo con la fascettina in alto e lui, come prima, mi segna che la posizione è quella. Se io lo capovolgo, ovviamente, mi segnerà che è messo al contrario. Nella stessa maniera, con un po' di pratica, ovviamente si può anche testare un transistor. Questo qui è un transistor, ovviamente partendo dal basso, base collettore emettitore. Se io tocco base e collettore mi segna 0,48 o 0,49. Se io tocco base e emettitore, stessa cosa. Scusate se ogni tanto appare che non si vede, ma chiaramente riflette da morire. E ovviamente non mi deve segnare nulla fra collettore e emettitore. Vediamo un po'. E ovviamente non mi deve segnare nulla fra collettore e emettitore, perché se mi segnasse sarebbe in cortocircuito. Se fosse in cortocircuito, ovviamente mi segna questo valore qui e suona, sicché ci accorgiamo subito sia il diodo che il transistor se fosse in cortocircuito. Torno nel menu un attimo come automatico, vedete ora siamo su D, ora siamo in auto, però possiamo spostarci sempre premendo questo pulsantino qui e qua c'è la frequenza praticamente con cui andiamo a fare le misure e arriva fino a 100 kHz, sicché non è male perché parte da 100 Hz, che torna comodo per i condensatori elettrolitici, quelli che lavorano sul ponte a tensione di rete, per provarli, e fino a induttanze o condensatori che arrivano fino a 100 kHz. Vediamo cosa fa di preciso. Fa 100 Hz, 120 Hz classici, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz, sicché diciamo che fa tutta la gamma. Se lo ripremo ancora, questa qui è la tensione che lui va a fare la prova. 0,6 volt, 1 volt e 0,1 volt, 0,3 volt, eccetera, eccetera. Di solito si lascia su 0,6 volt, a meno che uno non ci abbia da fare delle cose particolari. Quando è su auto, ovviamente riconosce condensatori, resistenze e quasi tutte le cose, spero, da sé, e facciamo un paio di prove. Allora, questa è la basettina che danno con le resistenze di precisione. Si parte da 0 ohm, 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, 1 kilo ohm, insomma fino a 10 mega ohm. Vediamo un attimino il responso, se è simile perlomeno. C'è da fare contorsionisti, ma insomma si prova. Ora sono 0 ohm, praticamente una resistenza da 0 ohm, è come se fosse un ponticello, e se andiamo a vedere segna 9 milliohm, che ovviamente può essere la resistenza di contatto e tante cose, sicché diciamo siamo nella norma, poi eventualmente uno si può divertire a tararlo. Andiamo a un ohm praticamente 997 milliohm, poi 100 ohm, anzi 10 ohm, io sono lontano, abbiate pazienza, non ci vedo benissimo. Ho la telecamera davanti e infatti 10 ohm. Mi sposto, ve lo dico così si fa prima, ora siamo su 100 ohm e ci siamo, 1 kilo ohm e lo stesso ci siamo, 10 kilo ohm, 9,900, c'è anche una leggera tolleranza delle resistenze, anche se sono di precisione ovviamente. Qui ovviamente ora siamo su 100 kilo ohm, su 1 mega ohm e
su 10 megaohm, sicché diciamo le nostre misure con le resistenze le fa tranquillamente. Vediamo se prendo qualcosa di montato in circuito. Questa qui è una schedina di un radiocomando da cancelli, rotta, e ci sono dei componenti SMD. Ovviamente andarli a misurare con i puntali del tester diventa problematico, nel senso il puntale del tester ne prendo uno, in proporzione, come vedete, è bello grande, e toccarlo su due componenti praticamente torna male, anche perché poi alla fine qui si vanno a toccare. Comunque, diciamo con le pinzettine, come in questo caso qui, torna molto meglio, perché uno mette la pinzettina lì e va a toccare il componente. Ora io ripeto sempre, sono lontano. Ora sposto questa basettina e tocchiamo componente per componente, un paio di componenti o tre, mica tutti, e vediamo cosa indica il ponte, questo qui. È un po' un'angoscia fare questo video, vi dico la verità, perché non sono molto bravo a fare video. Comunque, allora, sto toccando un componente, ora lo sto toccando, e è un condensatore da 144 nanofarad. Ne tocco un altro accanto, che dovrebbe essere di valore simile, 143, questo qui. Vediamo un po', un altro componente ancora, questo qui invece è da 26 picofarad, e poi se tocco un altro componente ancora, questa è una resistenza da 33 ohm, mi sembra. E chiaramente io sto andando a toccare questi componenti qui uno alla volta, che sono piccoli, e questo qui diciamo torna piuttosto bene perché fa il suo sporco lavoro. Allora proviamo con un condensatore. Questo è un condensatore e lui, se io toccassi giusto, mi va a segnare praticamente 11 nanofarad. Infatti è un condensatore come valore di 12 nanofarad, 12.000 picofarad, e mi segna diciamo il giusto. Da notare che in fondo mi dà anche, vediamo se riesco a tenere e a indicare col dito, qua c'è una D praticamente, il fattore di dissipazione. Ovviamente questo qui più basso è e più il condensatore è buono. Se andiamo a toccare un elettrolitico tipo questo, mi indicherà, oltre al valore, questo è 165 microfarad, mi indicherà anche la R, che sarebbe le SR, e in questo caso sono 250 milliohm circa, lo vedete qui, e sicché dà anche le SR. Ora io direi di passare a montarci le pinzette Kelvin, che torna meglio. Per sostituire le pinzettine tipo bacchette per mangiare con le pinzette Kelvin è facilissimo, perché basta sfilarle. È praticamente una porta USB, e uno va a mettere dalla parte giusta magari le pinzette Kelvin, che sono queste. Ovviamente sono più grosse le pinzette che dello strumento, però possono fare al caso nostro per fare delle misure un attimino più con calma su componenti che sono grandi. Per esempio, riprendiamo il nostro condensatore. Ecco qui il nostro condensatore. A questo punto uno ci attacca la pinzettina Kelvin e poi si va a leggere il suo valore, che ovviamente è più o meno quello di prima. Non so se ho preso lo stesso condensatore. E serve anche per condensatori più grandi o per magari bobine. Vediamo una bobina. Se io prendo una bobina o un'induttanza, come la vogliamo chiamare, lo lascio sempre in automatico, mi va a misurare
eccolo qua, l'avvicino, tanto la bobina è collegata. Questa è una bobina da circa 90 microhenry e mi dà anche ovviamente la resistenza fisica della bobina a questa frequenza, perché se vedete, ora io mi sposto e vediamo se tappo tutto. Ecco, mi sono spostato qui, che ero su, ora sono su 1 kg, ovviamente, come frequenza, 1000 Hz, e lui mi segna 51 milliohm. Se io mi sposto e vado su 10K, come vedete, ovviamente, come è giusto, è aumentato, diciamo, il suo valore. Se io vado a 10K o a 100K questa bobina praticamente mi dà un valore di 8 ohm. E se andiamo a 100 Hz mi dà 31 milliohm. Praticamente se io lo andassi a misurare con un tester normale, che è in continuo, dovrei leggere un valore prossimo a questo qui. Sicché ovviamente lo sappiamo tutti che all'aumentare della frequenza il valore resistivo della bobina, la reattanza aumenta praticamente. E usato in questa maniera con le pinzette Kelvin è né più né meno un ponte LCR più che portatile, perché è minuscolo. Le pinzettine Kelvin tornano anche molto comodo se uno ovviamente deve misurare dei condensatori grandi, tipo questo. Questo qui è un condensatore da 4700 microfarad. Ora vi faccio vedere una cosa. Ora noi lo stiamo misurando a 100 kHz. Tanti dicono, ma l'ESR va misurato a 100 kHz. Sì, però il condensatore, come vedete, dà nel matto, nel senso, alla fine anche quello che mi segna il ponte mi direbbe che a 100 kHz, questo qui che è un condensatore di filtro, nato per lavorare a frequenza di rete, sicché 100 Hz, la frequenza di rete è 50, ma con il ponte di Dio di qui in Italia si va a 100. Mi si era spenta la videocamera, non so dove sono arrivato. Comunque, dicevo, per misurare correttamente la capacità di un condensatore di filtro va usata una frequenza che è quella a cui lavora il condensatore. Ora, se un condensatore è nato per il switching e lavora a 40 kHz o a 100 kHz, lo possiamo impostare, ma se è un condensatore di filtro adatto alla tensione di rete, 100 Hz è la frequenza più logica da impostare, perché se vedete, se imposto 10 kHz, questo condensatore che è da 4700 microfarad, già mi segna meno. Anche il ponte dà nel matto, ma perché? Perché è il condensatore che dà dei valori ovviamente che non sono nati per la sua frequenza. Se io lo metto a 100 Hz mi dà il valore corretto di 4800 microfarad, che è quello ovviamente suo. Se vedete poi aumentando, ora io qui c'ho il Q, mettiamo il D, si sta scaricando, dicevo, c'avevo il Q, ho messo il D che praticamente è il fattore di dissipazione. Come vedete, se io aumento la frequenza, aumenta anche il fattore di dissipazione, a indicare che questo condensatore non è adatto a lavorare comunque a quelle frequenze lì, mentre 100 kHz è ancora più alto. Se io lo metto a 100 Hz, il fattore di dissipazione è il più basso di tutti praticamente. Sicché, io ripeto, la mia no teoria, ma insomma, la mia tesi che un condensatore di filtro che lavora a 50 Hz, sicché diventano 100, per fare tutta la misura è consigliabile lavorare appunto a 100 Hz, sicché questo condensatore ha una resistenza, un ESR di 60 milliohm. Altra cosa che si può fare, premendo questo tasto, da questa parte qui vengono visualizzati degli altri valori, tipo il primo valore, questo qui dove c'è il più, indica resistenza serie, praticamente è quelle ESR, il secondo
indica resistenza in parallelo, e questo si può fare per tutte le misure che andiamo a fare, anche di resistenze o di induttanze, diciamo, e compagnia cantante. Ora ve lo inquadro un attimino da vicino e vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, questo apparecchio, pur essendo piccolino, comunque è un vero ponte LCR. Sicché qui vedete ora mi sta segnando Z, prima segnava le R, diciamo sono parametri che le possiamo visualizzare come vogliamo, e possiamo mettere per esempio che qui risegni la R un'altra volta, oppure che se mentre misuro l'induttanza qui segni la capacità, come in questo momento qui. Comunque solito discorso, si fa premendo questo pulsantino multifunzione, questa rotellina multifunzione, e diciamo girandola verso sinistra si varia vediamo se riesco, ci vogliono le ditina piccoline, si varia questo parametro qui. Ora cercherò di rimetterlo su L, mi ci vorrebbe i ditini dei puffi, ecco, e mentre rotandolo verso destra anche qui si varia quest'altro parametro qui. Ora siamo su Q, poi c'è θ, praticamente la X, e si ritorna su D, praticamente sul fattore di dissipazione, sicché questo qui è né più né meno un ponte come quelli grossi, solo che è portatile, piccolino e sta nel taschino. Allora, prima di chiudere ho scoperto a che serve questa placchettina metallica. Serve perché uno la appende in laboratorio dove vuole. Questo qui, siccome è un apparecchio che deve servire, deve essere a portata di mano, questa qui l'appiccica in un punto a portata di mano e poi semplicemente il twizzy. Questo apparecchio è magnetico, è anche abbastanza duro, in maniera che quando lo vuole a portata di mano uno lo prende così. Oppure se uno ha un supporto metallico già, come potrebbe essere questo, ce l'attacca e quando gli serve lo prende e lo usa. Sicché questo apparecchio è anche magnetico, così uno lo può appendere dove vuole e quando serve è a portata di mano. Allora, il video è finito. L'apparecchio, il piccolino qui ve l'ho fatto vedere, io penso che meriti. Ovviamente chi gli interessa l'acquisto ho strappato uno sconto, e sicché trovate il link giù in descrizione dove potete acquistarlo, ovviamente scontato. Che vi devo dire? Io come al solito quando trovo qualcosa di interessante ve lo faccio vedere, come al solito spero che a qualcuno, diciamo, gli interessi, nel senso apprezzi perlomeno quello che faccio, perché sto qui a provare cosine più per voi che per me, e sì che spero di fare cosa gradita quando lo faccio, perché qualcuno mi brontola anche, dice stai a provare sempre queste cose, e invece secondo me sono cosine che meritano, come questa. Io fra parentesi non ce l'avevo, mi torna bene, ci posso mangiare anche il sushi volendo, e mi dice anche la capacità eventualmente del gamberetto che sto prendendo, può essere una cosa comoda. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!